Salve gente, io sono Luca e in questo magnifico episodio volevo parlare di un'espressione molto utile che potete usare quando volete fare delle proposte. Si spera delle proposte decenti, non delle proposte indecenti. Comunque sia, questa espressione la potete usare quando volete chiedere a qualcuno di fare qualcosa oppure quando volete proporgli di fare qualcosa. L'espressione è ti va di puntini sospensivi e poi c'è il punto di domanda. Per esempio, ti va di andare a pranzo insieme? Oppure, sabato sera ti va di andare al cinema? Oppure, una delle frasi in assoluto più usate in italiano, ti va di andare a prendere un caffè insieme? Ecco, a queste domande la persona, se non è interessata, se non vuole accettare la proposta, risponde no, grazie, poi si inventa qualche scusa, eccetera, eccetera. Oppure, se è una persona che conoscete, con cui siete in confidenza, la persona dice no, guarda, non mi va, non mi va. Ovviamente, come dicevo, di solito le persone non rispondono direttamente non mi va, le persone si inventano delle scuse, se sono persone con cui siete in confidenza vi dicono non mi va. Se la persona invece accetta la proposta, di solito dice va bene, non dice mi va. Quindi fate attenzione, la domanda è ti va di andare al cinema? La persona di solito risponde ok, va bene, non risponde di solito ok, mi va. Quindi mi raccomando, fate attenzione, ti va di no, non mi va, oppure ti va di sì, ok, va bene. Quindi in sostanza ti va di è simile a hai voglia di. Per esempio, invece di dire ti va di andare al cinema, io potrei chiedere hai voglia di andare al cinema? Però diciamo che ci sono delle sfumature di significato leggermente diverse. Proprio per come è costruita la frase, ti va è più indiretto. Cioè, mi spiego meglio, allora, noi abbiamo il verbo volere, abbiamo la parola voglia, abbiamo l'espressione ti va. Quindi io le metterei in questo ordine. Qui a un estremo metterei vuoi andare al cinema? Punto di domanda. Questa è una domanda molto forte in cui uso il verbo vuoi. Poi c'è hai voglia di andare al cinema, che è ancora piuttosto forte, e poi c'è ti va, che è meno forte. Quindi il mio consiglio in generale, se fate delle proposte, è di usare ti va, perché sembra una proposta più informale, una proposta meno, diciamo, meno importante, non so neanche come dire. Cioè, per esempio, facciamo finta che voi abbiate appena conosciuto una persona, ecco, magari volete invitare questa persona a prendere un caffè. Se le dite vuoi prendere un caffè, cioè la domanda sembra un attimo troppo forte. Allo stesso modo, se le chiedete hai voglia di prendere un caffè, la domanda mi sembra comunque sempre leggermente strana. Secondo me la domanda più appropriata sarebbe ti va di prendere un caffè? Come dicevo, mi sembra più informale, meno forte delle altre due varianti, quella con volere e quella con hai voglia di. Per esempio, se io devo invitare un mio amico al cinema e gli dico ti va di andare al cinema sabato, mi viene spontaneo dire così. Non dico hai voglia di andare al cinema sabato? Oppure vuoi andare al cinema sabato? Potrei farlo, sì, probabilmente a volte lo faccio, però sinceramente sono più portato a dire ti va di andare al cinema sabato? Ecco, io ho fatto l'esempio del ti va, quindi una proposta fatta a una persona. Volendo, posso fare una proposta a più persone, per esempio a un gruppo di persone, posso chiedere vi va di, quindi invece di ti va è vi va. Per esempio, vi va di andare tutti quanti a pranzo insieme? E queste persone verosimilmente rispondono sì dai va bene, oppure si inventano qualche scusa. Sinceramente la frase no, non ci va, non l'ho mai sentita in vita mia. Quindi molto banalmente ti va di più infinito può essere parafrasato come hai voglia di più infinito. Significato lo stesso, una sfumatura leggermente diversa. Secondo me nella lingua colloquiale informale si usa molto più spesso ti va che non hai voglia di. Quindi vi consiglio di usare questa espressione. Ecco, spero che sia tutto chiaro. Se vi va, magari lasciate un mi piace qua sotto. Detto ciò, vi saluto.